Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche romantiche per la seconda metà di giugno. Abbiamo l'eremita, amici del Toro. Periodo di introspezione probabilmente, periodo di isolamento, per qualcuno potrebbe anche parlare di solitudine. Non importa se siete all'interno di una coppia o no, la solitudine si può sentire anche quando si è in mezzo a tanta gente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, amici del Toro. Intanto vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate le previsioni del 2024 sia del primo semestre che del secondo semestre che sto pubblicando in questo periodo. Ci sono anche le previsioni per l'estate, sempre nella stessa playlist, e poi c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie principali di questi 15 giorni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò le varie opzioni, relazione appena, diciamo conoscenza, piuttosto che relazione di lunga data o relazione indefinita, non ben delineata. Allora, cavaliere di spade, asso di coppe, direi non male, 4 di spade, 7 di spade, 2 di coppe e 8 di spade. Ok, energia interessante, ragazzi. Allora, in questa lettura parlo dell'energia vostra e dell'energia del partner o della persona di interesse comunque. Tenete presente che in questo genere di letture le energie potreste sentirle invertite. Ho come la sensazione che da un lato ci sia questa voglia di andare avanti, dall'altro una sorta di reticenza. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal cavaliere di spade. 3 di bastoni. Nove di pentacoli e appeso. Devo dire che l'energia di questo cavaliere di spade è proiettata in avanti. In avanti mi verrebbe da dire verso la vostra indipendenza. Questo può valere sia che siate all'interno di una coppia, sia che siate all'inizio di una conoscenza, perché mantenere l'indipendenza all'interno della relazione è molto importante. Adesso andiamo a vedere l'asso di coppe, perché comunque l'asso parla di nuovi inizi, parla di nuove idee, di nuovi amori, di un'apertura del cuore. Allora abbiamo un 7 di pentacoli, una regina di pentacoli e un re di pentacoli. Wow! C'è tanta affinità, devo dire, c'è tanta emozione in quest'ultima metà
giugno. Andiamo a vedere il 4 di spade. 8 di bastoni. 9 di spade e 5 di pentacoli. Allora, vedendo le carte così, ragazzi, è come se da un lato potreste essere voi, ma ripeto, potrebbe anche essere l'altra persona, diciamo uno dei due è proiettato verso un qualche cosa di nuovo, verso diciamo un nuovo inizio. Ho come la sensazione che potreste aver perdonato qualcosa al partner o aver deciso di perdonare qualcosa al partner. Adesso anche lì dipende se sia una conoscenza o un partner datato, però comunque. Mentre dall'altra parte, con questo 4 di spade, ho come la sensazione che qualcuno sia ancora in un momento di ferita, in un momento di recupero, in un momento, mi viene da dire anche di perdita, probabilmente l'altra persona ha bisogno di parlare, ha bisogno di chiudere un certo tipo di capitolo, di smetterla con il pensare al passato, una cosa del genere. C'è qualche cosa che ha a che vedere con il passato, secondo me. Andiamo a 7 di spade. Mago, 10 di spade e regina di coppe. Mm. Ho come l'idea che qualcuno qui si sia un po' impuntato su una certa cosa, mentre con il mago e l'asso di coppe c'è come il bisogno di una sorta di rinnovamento. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Quattro di coppe e fante di bastoni. Voglio andare a vedere anche l'otto di spade. Ragazzi, io qui ho la sensazione che sia una storia in separazione. O se anche non c'è una separazione reale, potrebbe come esserci un allontanamento. Ma vi dico così un po' per l'eremita e per questo otto di spade. Effettivamente qui c'è un asso di coppe, come se ci fosse la voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, di qualche nuova idea, di magari per qualcuno fa riferimento anche a un figlio, soprattutto se siete in una relazione da tanto tempo, potrebbe esserci la voglia di andare verso quel passo, però ho come la sensazione che non sia esattamente quello di cui avete bisogno in questo momento. Magari è quello di cui si parla, è quello che si pensa di aver bisogno, ma io credo che ci sia prima come la necessità di venirsi incontro, mi viene a dire, perché qui nel mezzo avete due carte molto belle, perché sono Re e Regina di Pentacoli, come se già si fosse sulla stessa linea, sulla stessa vibrazione, sulla stessa lunghezza d'onda. Dunque, come vi dicevo all'inizio, qui uno dei due è più determinato a raggiungere un determinato scopo. Questo scopo potrebbe essere per qualcuno un nuovo progetto, c'è una nuova idea o un figlio. Si è disposti anche in qualche caso a perdonare certe cose del passato, come dire, a passare sopra certe cose del passato, però uno non so se vi conviene perché poi qui abbiamo un 7 di spade e una carta della caduta delle maschere e infatti poi qui terminiamo con un 8 di spade che è un po' come se vi dicesse non c'è tanta, o meglio, l'8 di spade è una carta che indica il vostro modo di pensare un po' troppo negativo, come se non vedeste un'altra alternativa. Avevate, eccolo qua il 4 di coppe.
ho la sensazione che sia tipo una relazione impossibile. Sapete, una di quelle che non ci si riesce mai a incontrare, quelle super difficili, dove comunque c'è un qualche nuovo incontro, un qualche nuovo inizio, qualche tipo di apertura del cuore in questa seconda parte di giugno. Però è come se ci fosse una difficoltà a creare un punto di incontro comune, un punto di unione. Qui ci sono come delle questioni da lasciare indietro con il 7 di spade e il 10 di spade. Qua sento che c'è bisogno di più indipendenza. La carta dell'eremita la sento come se fosse una sorta di introspezione di cui avete bisogno. Ehm, o appunto indipenden diciamo che se la vediamo dalla vostra parte potrebbe essere indipendenza, autonomia, se la vediamo dalla parte del partner la sento più come un momento di solitudine, di introspezione. Allora, se siete in una nuova conoscenza, ragazzi, sento che in questa seconda parte di giugno le cose si accelereranno un po', inizierete a vedere le scintille, inizierete anche, perdonatemi, però a crearvi qualche aspettativa di troppo, quindi volate basso per non rimanere poi troppo delusi dopo. L'altra persona devo dire che mi sembra che la comunicazione sia fluida, insomma, che ci si parli bene e via dicendo, però è come se doveste affrontare alcuni temi perché mi viene da dire non date per scontato determinate cose. Sento che fondamentalmente nessuno dei due sta cercando una relazione troppo seria per il momento, anche se poi vi dico le basi ci sono, però è come se aveste bisogno un attimino di conoscervi un po' meglio prima di capire se è la persona con la quale potrebbe nascere qualche cosa di più. Ma qui sento che voi siete sfiduciati nei confronti del potenziale partner, a prescindere da chi sia il partner. Sapete quelle frasi retoriche, le donne sono tutte uguali, gli uomini sono tutti uguali? È un po' quello il pensiero che sento che qui intossica un po'. Se siete in una relazione, diciamo, da un po' di tempo, devo dire che potrebbe essere interessante prendersi un momento per fare qualche cosa fuori dagli schemi. Se per caso non siete, diciamo, in una relazione ufficiale, potrebbe essere carino fare qualcosa come se fosse una relazione ufficiale. Cioè, giocare a fare i fidanzati, mi vien da dire. Ma perché? Perché questo vi dà la possibilità di creare quella sorta di sintonia che sento un po' mancare. Se siete in una coppia da tanto tempo, io qui, vi faccio questa domanda. Cioè, allora, mi hanno detto la parola cedere, è come se aveste dei problemi a cedere, cioè, non so, magari c'è qualche convinzione limitante dove se uno cede è debole o cose di questo genere, perché vi sento andare avanti, come dire, a muso duro senza soffermarvi troppo su quello di cui ha bisogno l'altra persona, perché in un certo modo voi pensate che le cose siano così e che debbano andare così, ma questa è la vostra proiezione della realtà con questo 7 di spade. Qui c'è anche un 10 di spade, bisogna lasciare un po' indietro questo modo di pensare perché vi porta a questa mm, negatività, mi viene da dire. È come se avesse bisogno di lasciare un po' più morbide le briglie, perché qui sento tra questo cavaliere di spade e l'otto di spade che certe persone tendono a, mi viene anche da dire un po' forzare la relazione, forzare la cosa, perché pensano che diversamente quei momenti magici o la relazione in sé possa dissolversi pian piano, però in realtà fate attenzione perché qui con l'appeso c'è anche bisogno di andare con calma. Se foste in una relazione ni o non definita o a tre, insomma, sento che potrebbero esserci dei bei momenti insieme, ma ragazzi, qua si fa fatica a viversi la relazione perché
Può essere che vi sentiate, può essere che la comunicazione sia effervescente, magari fate anche delle videochiamate, però per quello che riguarda l'incontrarsi si fa una fatica tremenda. E difatti qui mi risuona parecchio l'eremita. Direi che l'altra persona è un po' a fatti suoi, cioè nel senso potenzialmente potrebbe, ma è come se non avesse le energie, come se non avesse le forze, ha bisogno di recuperare, diciamo così. Va bene, andiamo a vedere una carta delle fatine per concludere la lettura, vediamo che ultimo messaggio vi danno. Wow, persi e trovati. Questa carta è molto interessante perché ehm, è un po' come se vi dicesse, prima di ritrovarsi bisogna perdersi, o prima di rendersi conto che hai trovato qualche cosa, devi renderti conto che l'hai perso. E questa fata arriva come per ricordarvi, per aiutarvi a trovare qualche cosa che non sapevate di aver perso. E qua ragazzi mi verrebbe da dire un punto di vista obiettivo, dove non ci sia solo il vostro bisogno o il vostro volere, ma è un po' come dare tempo al tempo, lasciare che, perché sento che siete veramente voi a sprombattuto, mentre l'altra persona è proprio in fase di quiete, di riposo, come se avesse bisogno di tempo. E il fatto che la persona sia magari un po' più lenta rispetto a voi vi fa pensare di dover prendere in mano le redini della situazione perché diversamente le cose potrebbero scemare. E invece io qua vi dico, secondo me la persona ha bisogno di essere lasciata tranquilla. Poi ognuno sa qual è la propria situazione, però fate attenzione perché poi questa dinamica vi può portare a non capire più quanto l'altra persona ci tiene, perché è sempre imboccata, spinta, spronata. C'è comunque un 8 di spade che un po' appesantisce. Cercate di... potete fare un gioco, e ho anche pubblicato un video nella playlist di, non mi ricordo come si chiama, miscellanea spirituale o mix spirituale, non mi ricordo, che dice il gioco della bilancia, una cosa del genere, e spiego proprio com'è importante per ogni pensiero negativo trovarne di positivi per controbilanciare. Può essere un ottimo esercizio. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento se avete piacere. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o se avete piacere anche lasciare una piccola donazione. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail oppure potete abbonarvi al canale se volete andare a vostro ritmo. Ci sono 4 playlist per ora e sono anche numerate in ordine di come andrebbero viste. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!